Ciao a tutti! Vi è mai capitato di trovare dei piccoli insetti sulle foglie, anzi sotto le foglie, e spesso sotto le giovani foglie? Beh, molto probabilmente avete a che fare con degli afidi. Questi piccoli parassiti non sono tutti uguali. Alcuni hanno le ali, altri no, e possono avere una varietà incredibile di colori. Non solo i classici neri o verdi, ma anche gialli, bianchi, rossi e molte altre sfumature. Il loro colore dipende dalla specie e ce ne sono ben oltre 4.000, ma anche dalla pianta su cui si trovano e dallo stadio di sviluppo. Come potete vedere da questo video, la mia pianta di peperoncini è stata invasa dagli afidi. Guardate come si concentrano sulle foglie giovani, tenere. È proprio lì che trovano il loro pasto preferito, la linfa delle piante. Questi piccoli parassiti pungono i tessuti e succhiano via la linfa, causando una deformazione delle foglie e un indebolimento della pianta. Ma non è tutto qui. Gli afidi producono anche una sostanza zuccherina e appiccicosa chiamata melata, che attira altri insetti come le formiche, che allevano gli afidi e li difendono dai predatori. E in più questa melata favorisce lo sviluppo della fumaggine, una muffa nera che ricopre le foglie e ostacola la fotosintesi. In casi di infestazioni gravi, la crescita della pianta può bloccarsi e nel peggiore dei casi può addirittura morire. Allora, cosa possiamo fare? Beh, ci sono diverse opzioni. Se siete fortunati e avete visto in giro nei paraggi delle larve di coccinella, molto probabilmente su altre piante, sono perfette perché sono dei predatori naturali eccezionali e faranno un lavoro magnifico. Se non le trovate nei paraggi, non disperate. Si possono acquistare nei negozi specializzati. In alternativa potete optare per una soluzione di sapone di Marsiglia e olio di neem, un classico rimedio bio. Ma oggi voglio mostrarvi un rimedio rapidissimo, super economico ed estremamente ecologico. Useremo solo l'acqua. Questa tecnica è perfetta per le piante in vaso. Logicamente non dovete avere vasi da 30-40 litri perché sennò diventa difficoltoso. Innanzitutto abbiamo bisogno di qualcosa per sollevare di qualche centimetro il vaso. Io userò un vaso vuoto capovolto, ma va bene qualsiasi cosa vi permetta di guadagnare un po' di altezza. Ora sdraio orizzontalmente il vaso contenente la pianta, cercando di non far uscire il terriccio, e anche se dovesse uscirne un po' fa niente, poi ce lo rimettiamo. Poi prendo un recipiente capiente pieno d'acqua e sì, quest'acqua fa un po' schifo, ma è acqua piovana, quindi è migliore di quella del rubinetto. E poi immergo completamente la parte aerea della pianta, specialmente le zone più colpite dagli afidi, lasciando fuori il vaso. Per tenere sott'acqua la pianta mi aiuto con un pezzetto di legno e lo incastro tra le pareti del contenitore. Dopo qualche ora gli afidi, purtroppo, o per fortuna, dipende dal punto di vista, saranno morti. Ma non tutti si saranno staccati dalla pianta, quindi la scuoto un pochino. E infine faccio una doccia delicata alla pianta per rimuovere eventuali residui. E voilà! Afidi eliminati completamente in poche ore. Vi consiglio di tenere sott'occhio la pianta nei giorni a venire perché è probabile che dopo 2 o 3 giorni qualche afide riappare. In tal caso, semplicemente con le dita andate a rimuoverlo. E logicamente questo sistema funziona per tutte le piante, basta che siano in vaso e, come dicevo prima, un vaso non troppo grande. Ho utilizzato questa tecnica anche con altre piante ornamentali, con dei fiori importanti di una certa grandezza, e non si rovinano. Questa qui invece è un'erbaccia che cresce ovunque e non fa fiori. Vi starete chiedendo perché ve la mostro. Semplicissimo, questa pianta mi piace un sacco perché dove c'è lei potete star sicuri che ci sono anche gli afidi. A quanto pare ne vanno ghiotti. Questo mi permette di mostrarvi che anche in questo caso, con un'infestazione importante, in poche ore
spariti, utilizzando logicamente lo stesso procedimento. Acqua, un secchio, giri la pianta sottosopra e dopo qualche ora pianta ripulita. Logicamente nel mio giardino, quando trovo in giro queste piante qui, le lascio, perché so che in quella zona lì gli afidi andranno molto più volentieri che sui miei peperoncini. Un consiglio fondamentale: controllate quotidianamente le vostre piante, sopra le foglie, ma soprattutto sotto. Gli afidi, la cocciniglia e le cimici è lì che vanno a nascondersi. Se l'infestazione è all'inizio, le foglie non saranno ancora deformate e ci saranno pochi afidi. Vi basterà un po' di acqua e il problema è risolto. Se invece l'infestazione sarà troppo avanzata, purtroppo dovrete ricorrere a metodi meno ecologici. Spero che questo trucco vi sia utile. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!